Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine Nard Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il libro I cinque linguaggi dell'amore, scritto da Gary Chapman, offre una profonda esplorazione di come le persone esprimono e ricevono amore in modi diversi. Pubblicato per la prima volta nel 1992, questo libro è diventato un classico nel campo delle relazioni e della crescita personale. Chapman, un rinomato consulente matrimoniale, condivide le sue intuizioni basate su anni di esperienza nel lavorare con le coppie per aiutarle a comprendere meglio i loro partner. Il libro propone l'idea che ognuno di noi parla un linguaggio dell'amore principale e che imparare a riconoscere e utilizzare i linguaggi dell'amore del partner può migliorare significativamente la comunicazione e rafforzare le relazioni. Con una scrittura chiara e ricca di esempi pratici, Chapman guida i lettori attraverso un percorso di scoperta delle proprie esigenze emotive e di quelle della persona amata, rendendolo un testo fondamentale per chiunque cerchi di migliorare la propria vita amorosa. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, comprendere i cinque linguaggi dell'amore. Un aspetto centrale del libro di Gary Chapman è l'introduzione dei cinque linguaggi dell'amore, che sono parole di affermazione, momenti speciali, ricevere regali, atti di servizio e contatto fisico. Ogni individuo ha un linguaggio dell'amore predominante, ovvero un modo particolare attraverso cui sente e riceve amore in maniera più significativa. Le parole di affermazione includono complimenti e parole di incoraggiamento. I momenti speciali sono periodi di tempo dedicati esclusivamente al partner. Ricevere regali riguarda il dare e ricevere simboli d'amore visibili. Gli atti di servizio comprendono azioni concrete che il partner compie per alleggerire il nostro carico. Infine, il contatto fisico si riferisce a qualunque tipo di contatto fisico, da quello affettuoso a quello intimo. Riconoscere quale linguaggio si predilige può aiutare a migliorare radicalmente una relazione. Secondo, l'importanza della comunicazione e della comprensione reciproca. Nel corso del libro, Chapman sottolinea quanto sia cruciale per le relazioni comprendere e comunicare nei linguaggi d'amore reciproci. Spesso le relazioni si deteriorano non per mancanza d'amore, ma perché l'amore viene comunicato in un modo non compreso dal partner. Imparare a parlare il linguaggio d'amore dell'altra persona richiede consapevolezza e uno sforzo attivo. È questo aspetto che può trasformare una relazione mediocre in una relazione felice e appagante. Chapman offre suggerimenti pratici su come iniziare a decifrare il proprio linguaggio dell'amore e quello del partner, e come passare dall'essere frustrati e incompresi a sentirsi finalmente amati e apprezzati. Terzo, risolvere i conflitti grazie al rispetto del linguaggio dell'amore. Uno dei temi trattati nel libro è l'uso dei cinque linguaggi dell'amore come strumento per risolvere i conflitti all'interno delle relazioni. Chapman descrive come il non rispetto del linguaggio dell'amore di un partner possa spesso diventare una fonte di conflitto e tensione. Ad esempio, se una persona dà valore agli atti di servizio ma riceve solo parole di affermazione, potrebbe sentirsi non amata e compresa. In questo contesto, la chiave per risolvere conflitti è imparare a connettersi emotivamente in modo rispettoso e amorevole, adattandosi al linguaggio d'amore dell'altro. Chapman offre esercizi e storie di vita reale che aiutano i lettori a capire come applicare questa conoscenza per migliorare le dinamiche nella loro relazione. Quarto, riconoscere il proprio linguaggio dell'amore. Un altro punto cruciale del libro è l'importanza di riconoscere e rispettare il proprio linguaggio dell'amore. Chapman spiega che l'autoconsapevolezza è un passaggio necessario per un cambiamento positivo e sostiene che molti problemi relazionali possono essere risolti una volta che un individuo comprende chiaramente quale forma di amore preferisce ricevere. Questo processo di scoperta richiede onestà personale e riflessione critica su come ci si sente più apprezzati e quali azioni del partner suscitano una risposta emotiva più forte. Una volta identificato il proprio linguaggio, è altrettanto importante comunicarlo al partner per promuovere un ambiente di amore reciproco e sostenuto. Infine,
L'impatto duraturo dei linguaggi dell'amore nella vita quotidiana. L'ultimo tema fondamentale di cui Chapman discute è l'impatto a lungo termine dell'uso consapevole dei linguaggi dell'amore nella vita quotidiana. Afferma che non è sufficiente imparare e parlare il linguaggio dell'amore solo nelle fasi iniziali di una relazione. È essenziale continuare a riempire il serbatoio dell'amore costantemente, perché una relazione rimanga forte e sana nel tempo. Chapman evidenzia che il mantenimento di una relazione amorosa richiede impegno e dedizione quotidiana. Le coppie che riescono a integrare i linguaggi dell'amore nella loro routine quotidiana possono sperimentare un legame più profondo e una comprensione reciproca più significativa, portando a una maggiore soddisfazione e stabilità della relazione. In conclusione, il libro I 5 linguaggi dell'amore è rivolto a chiunque desideri migliorare la propria relazione, dai partner alle coppie sposate, che siano agli inizi o in una fase avanzata della loro unione. Gli spunti offerti da Gary Chapman sono di estrema rilevanza per coloro che lottano nel comunicare amore in maniera efficace al loro partner. Imparando a riconoscere e a parlare correttamente i diversi linguaggi dell'amore, i lettori possono scoprire nuovi modi per rafforzare i collegamenti emotivi e sviluppare una relazione più armoniosa e soddisfacente. Questo libro è una risorsa preziosa per chiunque sia disposto a impegnarsi e a fare sforzi per migliorare il legame con il proprio partner, indipendentemente dalla fase della relazione. In un mondo in cui il mondo delle relazioni è spesso confuso e complesso, le intuizioni di Chapman offrono una guida illuminante per coltivare un amore che supera le aspettative ordinarie e si arricchisce di significato e appagamento. Leggendo questo libro, i lettori hanno l'opportunità di applicare un approccio proattivo alla propria vita amorosa, scoprendo il vero potenziale dell'amore autentico e del rispetto reciproco. Se vuoi supportare Gary Chapman, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.